Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Dapscan GE Altcare SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Dapscan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Dapscan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Dapscan? Dapscan ha un farmaco a base del principio attivo Ioflupane 123i, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici diagnostici e nello specifico composti dello iodio 123i. È commercializzato in Italia dall'azienda GE Altcare SRL. Dapscan può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Dapscan soluzione iniettabile 1, flaconcino 2,5 ml. Dapscan soluzione iniettabile 1, flaconcino 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GE Altcare BV. Concessionario: GE Altcare SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: Ioflupane 123i. Gruppo terapeutico: radiofarmaceutici diagnostici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: medicinale solo per uso diagnostico. Dapscan è indicato per rilevare la perdita di terminazioni neuronali dopaminergiche funzionali nel corpo striato di pazienti adulti affetti da sindromi parkinsoniane clinicamente incerte, ad esempio quelle con sintomi precoci, al fine di agevolare la differenziazione del tremore essenziale dalle sindromi parkinsoniane correlabili al morbo di Parkinson idiopatico, atrofia plurisistemica e paralisi sopranucleare progressiva. Dapscan non consente di discriminare tra morbo di Parkinson, atrofia plurisistemica e paralisi sopranucleare progressiva. In pazienti adulti, per agevolare la differenziazione della probabile demenza a corpi di Levi dal morbo di Alzheimer. Dapscan non consente di discriminare tra demenza a corpi di Levi e demenza da morbo di Parkinson. Posologia: prima della somministrazione, accertarsi che siano disponibili adeguati presidi per la rianimazione. Dapscan deve essere utilizzato solamente in pazienti adulti seguiti da medici esperti nel trattamento dei disturbi del movimento o della demenza. Dapscan deve essere usato esclusivamente da personale qualificato ed in possesso delle opportune autorizzazioni per l'uso e la manipolazione di radionuclidi all'interno di apposite strutture cliniche. Posologia: l'efficacia clinica è stata dimostrata lungo l'intervallo tra 111 e 185 mbq. Non superare i 185 mbq e non utilizzare quando l'attività è inferiore a 110 mbq. I pazienti devono essere sottoposti ad opportuno trattamento di blocco funzionale tiroideo prima dell'iniezione, al fine di ridurre al minimo l'assorbimento di iodio radioattivo da parte della tiroide, per esempio mediante somministrazione orale di circa 120 mg di ioduro di potassio 1-4 ore prima dell'iniezione di Dapscan. Popolazioni speciali: insufficienza renale ed epatica. Non sono stati condotti studi formali in pazienti con insufficienza renale o epatica significativa. Non ci sono dati disponibili, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Dapscan nei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: per uso endovenoso. Dapscan deve essere usato senza diluizione. Per ridurre al minimo il possibile dolore al sito di iniezione durante la somministrazione, si consiglia un'iniezione endovenosa lenta, non meno di 15 a 20 secondi, in una vena del braccio. Acquisizione delle immagini. È necessario effettuare un SPECT tra le 3 e le 6 ore dopo l'iniezione. L'acquisizione delle immagini deve avvenire utilizzando una gamma camera dotata di un collimatore ad alta risoluzione e calibrata utilizzando il fotopicco a 159 keV ed una finestra energetica della +/- 10%. Il campionamento angolare preferibilmente non deve essere inferiore a 120 immagini su 360 gradi. Per i collimatori ad alta risoluzione il raggio di rotazione deve essere costante e settato il più piccolo possibile, tipicamente 11 a 15 cm.
Studi sperimentali con un fantoccio striatole suggeriscono che per ottenere immagini ottimali la dimensione della matrice e lo zoom devono essere selezionati per dare una dimensione di pixel di 3,5 a 4,5 mm per i sistemi attualmente in uso. Si devono raccogliere un minimo di 500.000 conteggi per immagini ottimali. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati alla sezione 6.1. Gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Se si verificano reazioni di ipersensibilità, la somministrazione del medicinale deve essere sospesa immediatamente e, se necessario, deve essere istituito un trattamento endovenoso. Devono essere prontamente disponibili i medicinali e presidi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nell'uomo non sono stati effettuati studi di interazione farmacologica. Ioflupane si lega al vettore della dopamina. I medicinali che formano un legame ad elevata affinità con il vettore della dopamina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere DET scan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere DET scan durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. Quando è necessario somministrare un medicinale radioattivo a donne potenzialmente fertili, bisogna ottenere sempre informazioni circa la possibile gravidanza. Ogni donna che abbia saltato un ciclo mestruale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. DET scan non ha alcuna influenza accertata sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sono stati osservati i seguenti effetti collaterali con DET scan. Riassunto tabulato delle reazioni avverse. La frequenza delle reazioni avverse è definita nel modo seguente. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, da a 0 yen 1 centesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio di radioattività, si consiglia di indurre un aumento della diuresi e defecazione in modo da minimizzare la dose di radiazioni assorbita dal paziente. Si devono prendere precauzioni atte ad evitare contaminazione con la radioattività eliminata dal paziente utilizzando tali metodi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Radiofarmaceutici diagnostici sistema nervoso centrale. Codice ATC V09A03. Poiché a copyright le quantità iniettate di ioflupane sono basse, non sono attesi effetti farmacologici a seguito della somministrazione endovenosa di DET scan. Proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Lo ioflupane 123I scompare dal sangue subito dopo l'iniezione endovenosa. Solo il 5% dell'attività somministrata resta nel sangue fino a 5 minuti dopo l'iniezione. Captazione dell'organo. La captazione, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici per lo ioflupano non evidenziano alcun rischio specifico per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità in dose singola e ripetuta genotossicità. Elenco degli eccipienti: acido acetico, sodio acetato, etanolo, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.